Onestamente sono ancora un po' incredulo, ma questa bambola, Skylar Bradshaw della linea Fantastic Fashion Rainbow High, mi è stata inviata proprio da Rainbow High per guardarla assieme, ovviamente, in ogni singolo dettaglio. Quindi cosa stiamo aspettando? Corriamo subitissimo a guardare questa prima bambola, che potrebbe forse anche essere una bella idea per un regalo super last minute per questo Natale. Come vi dicevo nell'intro, questa bambola mi è stata regalata direttamente da Rainbow High, quindi li ringrazio già tantissimo, e sempre come vi dicevo nell'intro, potrebbe probabilmente essere una bellissima idea regalo per questo Natale, perché si può trovare anche all'ultimo minuto, quindi fino alla sera della vigilia, in tutti i negozi di giocattoli. Ma iniziando a guardare la sua scatola, vediamo che è completamente nuova e completamente diversa da tutte le scatole Rainbow High. Nella parte frontale è composta solamente da questa enorme vetrina di plastica trasparente che ci lascia vedere completamente tutto al suo interno, e da una parte all'interno di questa cornice troviamo la bambola con ovviamente anche il logo Rainbow scritto dorato effetto specchio proprio esattamente qui sul lato. Qui in alto il suo nome Skylar Bradshaw, che fatalità è la mia seconda preferita di questa linea. Da questa parte invece ci sono degli accessori e un secondo outfit che arriva con lei, tutto completamente realizzato di jeans. In questo bollino troviamo la scritta Project Rainbow. Sul retro possiamo vedere tutte le bambole uscite in questa linea, il tutto stampato su una bellissima carta riflettente, e lei, Sunny Madison, è la mia preferita in assoluto, la seconda che preferivo è proprio lei, quindi è stata anche una botta di fortuna che mi sia arrivata proprio lei, anche perché una blu non ce l'ho ancora nella mia collezione. Qui in alto il logo Rainbow High Fantastic Fashion. Qui sotto invece troviamo la solita targa con scritto: la gara di stile Project Rainbow di questo semestre è originale, innovativa e assolutamente favolosa. Ma non aspettiamo ancora e corriamo subito ad unboxarla, perché ho già visto dei dettagli davvero wow. Vabbè, lo devo ammettere, a volte sbaglio anch'io. Questa linea di bambole l'avevo assolutamente sottovalutata. Una volta in mano, una volta vista dal vivo, è veramente wow. Ma avviciniamoci. Il suo viso è il classico viso Rainbow High, il classico viso di Skylar, con occhi azzurri con sfumatura viola. Sopra gli occhi abbiamo un bellissimo ombretto con una parte glitterata, una sfumatura blu, poi sotto l'occhio invece troviamo una sfumatura viola. Peccato che in questo occhio sia leggermente più in basso a confronto a questo, ma ragazzi è bellissima. Ha tutta la pelle perlata, sulle guance un po' di blush, le sopracciglia definite ma con dei peletti disegnati nella parte centrale, e sulle labbra indossa un rossetto rosa, ma in questa versione le hanno anche leggermente scurito la parte interna del labbro inferiore. Io, non so che dire. Praticamente per dare profondità alle labbra le hanno dato questo doppio colore. Va bene, andiamo avanti. Anche i suoi capelli mi hanno particolarmente stupito, perché solitamente troviamo queste bambole con dei capelli super croccanti e quasi sempre da sistemare. Nel suo caso sono completamente sciolti e sono di 3 colori. Troviamo un azzurro più chiaro, un azzurro più scuro e un blu. Se li guardiamo dal retro vediamo che la parte qui sopra è leggermente incasinata, ma se scendiamo, ragazzi, guardate questi boccoli. Non vorrei dire, guardate questi boccoli, sono praticamente perfetti, e in più qui, come vedete, non c'è alcun tipo di gel. Barbie Holiday, mi sentite? Sono veramente morbidissimi, ma ripeto, guardate questi boccoli. Purtroppo nelle parti laterali sono un po' croccanti perché è stato aggiunto del gel, probabilmente per tenerle ferme in scatola, chi lo sa, tipo questo qui è croccantissimo, ma credo si veda anche. Però ragazzi, guardate che roba dietro, il colore è meraviglioso e sono perfetti, sono praticamente già perfetti. Basta solamente, secondo me, dare una piccola pettinata in questa zona per renderli ancora più perfetti. Possiamo anche già vedere questi accessori che indossa fra i capelli, che sono 4 fermagli, tutti di plastica trasparente olografica, ma con dettagli colorati di argento e di bianco. Non sono tutti uguali, anzi sono 4 stampi diversi, ma ve li farò vedere meglio con le riprese macro, e sono davvero molto molto carini. Sembrano un insieme di pietre infilate nei suoi capelli. Sicuramente questo andrò a spostarlo perché tanto indietro non si nota, ma questi 3 li lascerò assolutamente così. Mi dispiace che, anche se non si vedrebbero perché ha i capelli sciolti e sta benissimo con i capelli sciolti, ma non indossa alcun tipo di orecchino, però il suo look è assurdo. Dalle foto di stock assolutamente non sembrava una cosa del genere. È tutto realizzato di jeans, ma di vero jeans,
ed è tutto un pezzo unico, ma un pezzo unico realizzato benissimo. Nella parte sul busto vediamo che è simmetrico perché ha il suo lato sinistro leggermente più alto e il suo lato destro tagliato leggermente più basso, sempre come vi dicevo di questo jeans scuro con una marea di strass applicati e anche questa fila di finti bottoncini argentati, perché sì, questa fila non sono strass ma hanno pensato di mettere una fila di bottoncini sia da questa parte che qui, tutte queste cuciture marroncine decorative. E la cosa bella è che se la guardiamo anche dal retro, gli strass e i finti bottoncini ci sono anche sulla schiena. Pazzesco. In vita indossa questa cintura con questa chiusura che è una vera chiusura, si può proprio aprire, anche se lo sconsiglio perché è talmente piccola che poi si andrebbe a sclerare per richiuderla, ma da cui scende anche questo nastrino nero che è lo stesso nastrino di cui è composta la cintura e scende proprio qui all'altezza della chiusura. Ma anche scendendo a guardare la sua gonna ci sono un sacco di robe meravigliose da vedere e la prima è proprio questa specie di intreccio di tessuto, di pieghe che sono state fatte qui sul davanti che nascondono un piccolo segreto, perché come vedete anche nella gonna ci sono tutti questi strass applicati che però in questo punto non ci sono, ma non ci sono semplicemente perché è il retro del tessuto. Se noi andiamo ad alzarlo vediamo che gli strass sotto ci sono tutti. Praticamente sembra un cielo stellato nascosto da questa piega. È davvero bello e soprattutto è bello che abbiano continuato ad utilizzare lo stesso tessuto senza eliminare tutti gli strass, cosa che invece viene fatta per risparmiare. Anche qui ritroviamo cuciture decorative, ma soprattutto andando ad alzare questa parte e a guardare bene sotto ritroviamo ovviamente tutti i soliti strass, i brillantini argentati molto belli anche lungo la parte superiore della gonna. Ma in più troviamo anche queste schiariture, queste linee un pochino più chiare per dare l'effetto del jeans rovinato, ma soprattutto ci sono delle vere tasche. Hanno messo in questo vestito anche delle vere taschine. Wow! Ovviamente le taschine le troviamo su entrambi i lati, ma le troviamo anche sul sedere, sempre in mezzo a questi strass, e sono anche queste qui delle vere taschine, ci si può infilare qualcosina. Ma in più, oltre ad avere anche queste cuciture decorative sopra, ragazzi, guardate qui, hanno messo questa piccola etichetta, ma vi rendete conto? Questa cosa non la vedrebbe mai nessuno e nessuno ne sentirebbe l'esigenza e loro l'hanno inserita qui a lato della taschina sul sedere, neanche davanti, sul sedere. Wow! Quasi all'altezza delle ginocchia troviamo queste cuciture oblique che partono proprio dal suo spacco interno, che adesso vediamo, e la gonna ha questa forma sirena più stretta che poi si allarga piano piano che scendiamo verso i suoi piedi e come vi dicevo ha questo enorme spacco che inizia praticamente dall'inizio della sua gamba e si apre lasciando scoperte le sue gambe. In questa parte non troviamo brillantini, ma come vedete ci sono questi 3 bottoncini finti applicati qui nella parte finale, ma soprattutto se giriamo la bambola vediamo che le cuciture oblique proseguono anche sul retro, ma che in più anche sul retro ci sono tutte queste linee di schiaritura da jeans rovinato. Qui è un po' stropicciato per come era stato inscatolato, ma penso che andrò a stirarlo perché è talmente bella che la voglio veramente perfetta. Ma soprattutto ragazzi qui su un lato, guardate, alla fine della gonna hanno aggiunto una vera taschina. Anche in questo caso potevano evitarla e invece l'hanno messa. Wow! In questo caso Skyler ha le unghie lunghissime confronto alle sue versioni precedenti e sono completamente azzurre e anche le sue scarpe sono davvero molto belle, anche se devo dire comunque abbastanza semplici. Sono dei sandali blu quasi viola con il laccetto sopra le dita e il laccetto sulla caviglia e con questo tacco argentato con la R e la H di Rainbow High. Piccolo dettaglio, la parte finale del tacco è stata colorata dello stesso colore della scarpa. Boh. Devo dire un altro wow. Con lei arriva il classico stand Rainbow High, è blu semi-trasparente glitterato, anche l'asta e il gancio sono tutti dello stesso colore. Poi troviamo questo quaderno con la scritta Rainbow High con all'interno i bozzetti del suo abito, che ragazzi sono bellissimi, trovo questi disegni meravigliosi. A me piacciono un sacco i disegni così a bozzetto e sono effettivamente a tutti gli effetti il suo vestito, veramente bello. Anzi, sono delle varie prove perché questo è il vestito finale, ma qui se vediamo ci sono delle leggere differenze sulla gonna e anche nella parte superiore del top. Bellissimo, e insieme a questo arriva anche questa penna, questa matita, che ha il gancetto per potergliela far tenere in mano. Ma vorrei farvi notare che hanno addirittura colorato tutta la rilegatura qui d'argento. Vabbè. Ovviamente troviamo il solito pettinino Rainbow High dello stesso colore dello stand. Il secondo outfit che tra un minuto le vedremo addosso, ma che comunque
È realizzato con 2 stoffe diverse, sempre jeans ma una blu, uno nero. Ha questa parte che in teoria passa sopra le spalle, le solite cuciture con il filo marrone e qui un finto bottoncino, delle aperture sui fianchi e poi qui vediamo che si apre, c'è questo triangolino di stoffa aggiunto dopo, 2 finte tasche dove anche qui troviamo di nuovo quell'etichetta rossa meravigliosa che sono quei dettagli inutili ma fantastici, i dettagli che vogliamo noi, ma soprattutto guardate che hanno aggiunto qui in basso l'etichetta di finta pelle con il logo Rainbow High ricamato. Io non so cosa dire, sono bellissime. Ci sono anche qui i 2 passanti per far finta che ci sia la cintura e voglio vederglielo addosso. Ma prima dobbiamo vedere la sua borsa, che anche questa è realizzata di stoffa. Purtroppo non si può aprire, la cerniera è solamente decorativa perché è un nastrino che simula una cerniera, è tutta realizzata in finta pelle. Con qui davanti applicato il logo Rainbow High, a forma di questo triangolino con un altro triangolino cucito all'interno. Qui al lato abbiamo la H che dovrebbe aprire e chiudere la cerniera, ma in più tutta la tracolla è realizzata con questo nastrino con scritto Rainbow. Qui c'è quello che credo sia tipo il portacellulare e qui c'è invece la R. Quindi abbiamo la R e qui abbiamo la H, proprio di Rainbow High. Ma scusate, guardate i gancetti, sembrano dei finti moschettoni. Sono stanco di dire wow in questo video. Onestamente pensavo che il secondo look mi avrebbe fatto un po' schifo e invece ragazzi è sicuramente semplicissimo, ma guardate che bello. È bello anche il secondo look, è molto più casual, è molto più semplice, ma c'è un dettaglio che a me fa impazzire ed è esattamente questo, questa scollatura enorme, che dovrebbe lasciare vedere il seno, ma sappiamo che queste Rainbow High di seno non ne hanno moltissimo. Però è bello, le aperture sui fianchi sono belle, il tessuto è bello, tutti i dettagli sono bellissimi, io non lo so, non so cosa dire. Quindi ragazzi, che dire, sono contentissimo che Rainbow High Italia mi abbia regalato questa bambola perché è bellissima, ma soprattutto perché ho avuto modo di ricredermi, perché come sapete questa linea inizialmente non mi faceva impazzire, ma adesso che ho visto tutti i dettagli con voi, credo proprio che andrò ad acquistarne un'altra. Ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione il link di questa Skylar Bradshaw se volete acquistarla e magari anche di tutte le altre se riesco a trovarle su Amazon, così se volete acquistarle le trovate direttamente lì o come vi ho detto prima in tutti i negozi di giocattoli. Ma cercando di dare un voto a questa bambola, quanti wow si merita? Io direi assolutamente wow, 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 un triplo wow per questa Skylar Bradshaw, ci sta tutto. Abbiamo tasche vere, abbiamo i capelli che sono praticamente perfetti appena usciti dalla scatola, abbiamo tutti i brillantini, gli strass, addirittura i bottoncini finti che potevano essere dei semplici strass e invece sono stati aggiunti anche quelli. Abbiamo delle scarpe molto belle, il secondo look è fatto benissimo, della borsa poi non parliamone, quindi davvero triplo wow assoluto per questa bambola. La prossima che acquisterò sarà sicuramente Sunny Madison perché voglio proprio capire come hanno realizzato quell'ombrello al contrario, lo trovo una cosa geniale. Ma adesso ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di lei qui sotto nei commenti, fatemi sapere se avete acquistato qualche bambola di questa linea, fatemi sapere se magari eravate in dubbio e vi ho chiarito le idee con questo video, ma soprattutto se il video vi è piaciuto come sempre lasciate qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto che è importantissimo, seguitemi su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. E se siete arrivati fino a questo punto del video commentate con un cuoricino blu. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.